Ciao a tutti amiche e amici di YouTube, io sono Angela e vi do il benvenuto su Exoteric World. Oggi, in questa puntata di Tarocchi e Misteri, faremo un'analisi esoterica del duplice omicidio di Pia Rontini e Claudio Stefanacci, avvenuto a Vicchio il 29 luglio 1984 e facente parte della serie omicidiaria del cosiddetto Mostro di Firenze. Questa lettura è dedicata alla loro memoria. Il mio intento non è condurre un'indagine, ma usare l'energia dei tarocchi come strumento simbolico per esplorare le dinamiche invisibili di questo evento, offrendo spunti di riflessione a chi già conosce a fondo il caso. Spero che gli esperti e gli appassionati possano trovare in queste carte una prospettiva diversa. Se siete curiosi di scoprire cosa rivelerà il velo e volete sostenere questo lavoro di ricerca spirituale, potete farlo iscrivendovi o abbonandovi al canale. Fin da ora vi ringrazio se l'avete già fatto o se considerate farlo. Adesso entriamo subito nel cuore del mistero con il nostro primo capitolo, la trama invisibile, dove i tarocchi cercheranno di far luce sul legame energetico tra le vittime e il presunto colpevole. Ogni crimine nasce da un filo invisibile che unisce vittima e colpevole. Non sempre è amore, non sempre è odio. A volte è un patto silenzioso, un eco di ferite antiche o un gioco di specchi dove nessuno è davvero innocente. In questa lettura i tarocchi ci guideranno nel cuore della relazione nascosta, là dove tutto è cominciato. Vi ricordo che se vi dovessero piacere i mazzi che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate i link per vedere le recensioni e per acquistarli. E adesso partiamo con la nostra prima lettura. Andremo a vedere il passato condiviso, il legame energetico, poi andremo a vedere la lezione ignorata, la visione da parte della vittima e poi la visione da parte del colpevole. Allora, vediamo che cosa vogliono dirci per andare a tracciare un filo conduttore che ci può dare delle informazioni sul passato condiviso. Ovviamente non si parla strettamente di vera e propria conoscenza e poi soprattutto con la prima carta dove troviamo il fante di spade, in questo caso può indicare, visto che ha anche il significato molto forte della carta stessa, del fante, di osservare e di spiare. Quindi può darsi che questo come proprio primo indizio ci voglia dire che purtroppo, ahimè, Pia e Claudio possono essere stati spiati, osservati, anche precedentemente. Il fatto può essere questo, ovviamente non lo possiamo sapere con certezza, però già il fatto che sia uscita comunque una carta che indica spiare, osservare, oppure in qualche modo razionalizzare e programmare in un certo senso l'azione, allora sì, effettivamente è il nostro fante. Poi troviamo il re di denari. In questo caso sono entrambi carte di corte, quindi indica proprio l'atteggiamento stesso, il comportamento, un modo di agire, e con il re in questo caso parlando di una specie di legame, tra virgolette, si può parlare di esercitare un potere, visto che è una figura di dominio e di potere. Può essere anche questo, quella specie di legame, proprio di voler imporre
di voler dominare le vittime in questo caso. Ehm, molto forte anche questa indicazione, perché in un certo senso ci fanno capire che in realtà non c'era una vera e propria conoscenza. Cioè poteva esserci una conoscenza? Secondo me sì, perché il Fante ci dice proprio che le vittime, o almeno una delle due, poteva essere spiata, poteva essere osservata. Già effettivamente precedentemente, e non posso dire, come vi dicevo, con esattezza se già da giorni prima o da tempo, comunque l'osservazione e spiare c'è assolutamente. Il fatto che poi ci sia dominio, ci sia anche un'altra carta di spade in questo caso, ecco qui le metto meglio così potete vederle e osservarle. Anche in questo caso il 5 di spade, ehm, visto che abbiamo la dominanza di spade, lo ricordo sempre, quando escono più carte dello stesso seme hanno comunque un loro significato particolare, ed essendo di spade vuol dire che tutta la vicenda, l'azione è proprio dominata dalla costruzione mentale, sia dal conflitto, dalla pianificazione di un qualcosa che è stato calcolato, premeditato, quindi non proprio dettato dall'impulso, almeno nella fase, diciamo, precedente, nella fase purtroppo di preparazione. Il 5 di spade nello specifico ci porta a un significato di vittoria, di voler commettere la cosa per ottenere appunto una vittoria. Si parte sempre dall'idea di conflitto, dalla confusione, da un qualcosa che magari ha voluto in qualche modo determinare con questa azione non solo il dominio, però il prendersi una vittoria. Molti di voi magari sanno che cosa vuol dire proprio effettivamente il 5. Spero di mostrarvelo per bene, diciamo, in questo modo, perché potete trarre informazioni anche dall'immagine stessa. Infatti si vede questo ragazzo che in qualche modo si è preso, tra virgolette, una vittoria, e anche effettivamente la carta della sconfitta. Vediamo un altro messaggio. In questo caso con il 4 di denari possiamo, tra virgolette, parlare della visione da parte di una o delle vittime effettivamente. Il 4 ha a che fare con la protezione, la chiusura, quindi in qualche modo possono essersi accorti. Ricordo che le cose vanno molto in fretta in quelle circostanze, magari voi lo sapete benissimo, soprattutto per chi conosce il caso stesso. Questione di attimi, questione di poco. È vero che il 4 di denari può comunque parlare di persone o di personalità accorte, attente, e che quindi in qualche modo siano state accorte nel loro agire, nel loro essere, abbastanza appartate, cioè non proprio appariscenti. Poi come vi dicevo, effettivamente il 4 ha a che fare anche con il possesso, con il voler in qualche modo, essendo proprio vicino anche al re di denari, manifestare il proprio potere e quindi vedere il tutto come un qualcosa che appartiene
secondo me al suo modo, al suo desiderio, alla sua volontà, ovviamente di dominare effettivamente le vittime stesse, ma anche proprio di ottenere un risultato, di ottenere un qualcosa. Abbiamo visto nelle letture precedenti, che salta fuori spesso, la carta di voler superare una ferita, un conflitto, un qualcosa del passato, quindi quello come punto, di partenza. E poi abbiamo visto anche, spesso il ripetersi di carte come questa che indica un'azione abbastanza immediata. Come vedete si ripete ancora una carta, di spade, c'è premeditazione, c'è osservazione, spiare, ma poi l'azione avviene abbastanza in fretta e infatti proprio il cavaliere è velocissimo, indica proprio un attacco improvviso, indica anche in quel momento una specie di odio, di collera, di impulsività, di aggressività, di una a volte anche di una rabbia repressa che poi è esplosa purtroppo, nell'atto stesso. Abbiamo visto questa prima, lettura, diciamo che la rete è stata tracciata, ora sappiamo che il filo tra, le vittime e il colpevole non è sempre visibile, ma lascia nodi, cicatrici e silenzi e la verità relazionale non è mai semplice, ma è lì che il crimine ha preso forma. E adesso passiamo al secondo capitolo, la spinta interiore. Dietro ogni gesto estremo si cela una spinta interiore, un desiderio, una paura, una ferita che brucia troppo per restare in silenzio. Il movente non è solo un fatto, è un'emozione che ha superato il limite. In questa stesa interroghiamo l'anima del colpevole cercando la scintilla che ha acceso l'incendio. Andiamo ad estrarre le nostre carte e andare a scoprire qualche informazione in più, una specie di analisi del movente, le emozioni, i traumi, i desideri, le ossessioni. Vediamo con la prima carta, vediamo la ferita originaria, poi l'emozione dominante e l'obiettivo inconscio. Allora, vediamo cosa vogliono dirci i nostri arcani. Partiamo proprio con la ferita originaria. In questo caso troviamo il fante di coppe. Effettivamente è uscita anche diciamo, spesso in altre letture, probabilmente proprio quella del 1974 di Stefania Pettini e Pasquale Gentilcore. In questo caso può esserci la stessa spinta emotiva. Il fante di coppe, ricordo ovviamente a chi non conosce il significato, però consiglio sempre di osservare la carta, offre tanti spunti e informazioni anche a chi non conosce i significati, basta a volte osservarla e ascoltare il proprio intuito. Il fante di coppe indica in queste circostanze ovviamente una specie di manipolazione emotiva, dove, parlando proprio effettivamente delle, emozioni personali in un certo senso, si sente il desiderio, di, compiere un qualcosa sotto la spinta del desiderio,
volontà di agire, senza pensare eccessivamente alle conseguenze, di essere disancorato dalla realtà, quindi di agire, tramite un'azione che è dettata da una visione completamente, distorta. Essendo un fante di coppe parla proprio di quell'emozione originaria, quell'emozione che, si può ripetere ogni volta, purtroppo, pur avendo compiuto tante volte, una certa azione, è questa che si vuole cercare, quella spinta, quell'emozione, iniziale. Quindi direi che è abbastanza significativa questa carta, proprio di quelle persone che, passatemi il termine, ahimè, appassionate di un qualcosa, cercano e ripetono, le stesse azioni più o meno o vanno alla ricerca di un qualcosa che le possa far vivere quell'emozione che hanno già vissuto, precedentemente e magari questo può significare anche, purtroppo delle prime volte, andare a ricercare un'emozione già vissuta precedentemente. Troviamo il giudizio e questa, è una carta, molto forte per certi aspetti perché spesso ha a che fare, con la necessità di redenzione, di punizione e di un qualcosa che appunto, come stavo dicendo prima, secondo me si riallaccia un po' a quello già detto, e cioè al ripetere, al, ritrovare e ritrovarsi in certe emozioni, in certe cose, già fatte. Ma vedete il giudizio effettivamente indica un qualcosa che rinasce, che, sboccia, purtroppo di nuovo. In questo caso lo vediamo qui rappresentato, qui lo vediamo nel fante con il pesciolino che spunta dalla coppa e poi, vediamo così abbiamo il quadro completo. Il fante di spade, in questo caso si ripete quello che abbiamo visto anche prima nel capitolo precedente, ritroviamo di nuovo il fante di spade e, in questa lettura può, significare, proprio quell'atteggiamento di curiosità perversa, di desiderio di esplorare i propri limiti, quindi di sperimentare, di mostrarsi in qualche modo, di vedere fino a che punto uno riesce ad arrivare, ovviamente per se stesso. E, poi un altro significato potrebbe essere proprio quello che purtroppo il colpevole, agisce perché, ritiene che sia giusto così, ahimè, e quindi è un qualcosa che scatta, che compie e che, vuole, proprio desidera fare. Questa ripetizione di fanti è abbastanza suggestiva, non, secondo me perché vuole dire che è una persona giovane, assolutamente no, perché sappiamo, che ha quello il significato, ma siccome si riferisce all'atteggiamento, come vi dicevo, è proprio di chi vuole riscoprire quel sentimento già provato, magari appunto veramente in gioventù, quando era, più giovane. Come vi dicevo, proprio è significativo la ripetizione dei fanti perché, è legata alla curiosità perversa, a un qualcosa che effettivamente è stato, compiuto con le spade, che abbiamo visto prima una bella ripetizione di spade, nell'osservazione, nella valutazione, nello spiare, e qui diciamo in questo caso dove
la spinta interiore, secondo me, nasce proprio da un desiderio di ripetizione, e riscoprire quelle emozioni molto forti che ha provato precedentemente. Ehm, Abbiamo visto adesso questo secondo capitolo. Il movente non è solo un fatto, è una ferita che ha parlato troppo a lungo nel silenzio. Ora che abbiamo ascoltato la voce dell'ombra, possiamo comprendere il gesto, non giustificarlo, ma decifrarlo. E adesso passiamo al terzo capitolo, la chiave mancante. Ogni mistero ha una crepa, un dettaglio dimenticato, un oggetto fuori posto, una verità che nessuno ha voluto vedere. I tarocchi oggi diventano lente di ingrandimento. Cerchiamo la chiave mancante, l'indizio che può cambiare tutto, perché la verità non si nasconde, si frammenta. Andiamo a vedere adesso con i nostri arcani qualche indizio, qualche elemento nascosto, ciò che potrebbe portare alla possibile soluzione. Vediamo cosa manca. Chi lo nasconde e poi vediamo dove cercare e cosa può rivelarlo. Allora andiamo a scoprire adesso cosa vogliono dirci gli arcani. Ovviamente consiglio sempre e chiedo a voi di osservare anche le carte, di ascoltare le vostre sensazioni e il vostro intuito e vediamo il primo indizio che ci arriva dal cavaliere di spade. Effettivamente questa l'abbiamo già vista nel primo capitolo, quindi abbiamo una ripetizione. In questa circostanza, cosa può dirci il cavaliere? Sicuramente, indica un qualcosa di molto veloce, di, un attacco, di un qualcosa, che ha a che fare purtroppo con l'aggressività, con, un'azione impulsiva, un'azione decisa, per farsi valere, per far valere, se stesso, le proprie idee, i propri, desideri, che questa è una carta di dominazione degli altri, quindi ovviamente per ottenere degli scopi, personali. Come indizio sì, ci può far capire che il tutto è avvenuto in modo abbastanza veloce. Effettivamente quando si può compiere qualcosa di molto veloce? Da un lato quando si ha abbastanza fretta, dall'altro lato quando si è abbastanza sicuri, pronti, decisi e preparati, quindi è questo che secondo me può essere l'indizio principale. L'altro ci arriva dal re di denari. Anche qui effettivamente abbiamo in qualche modo una specie di ripetizione. Il re di denari, l'avevo trovato anche questa nel primo capitolo, ha a che fare col dominio. Vogliono ribadire, le carte che appunto ci sia, questo desiderio di potere, di forza, convinzioni, sue ovviamente, di distorte e che, vanno ovviamente a incidere sull'accaduto stesso. Poi effettivamente trattandosi di un tipo di lettura, in questo caso di indizio, di, elemento, nascosto, può non necessariamente riferirsi alla persona stessa, perché lì dipende sempre da
da come interroghiamo le carte. Se appunto precedentemente il suo significato riguardava principalmente la persona stessa, magari in questa potrebbe essere anche un qualcuno che ha comunque un potere, un controllo anche a livello economico, o di una persona abbastanza influente che poteva sapere in qualche modo e conoscere, essere a conoscenza di chi effettivamente poteva essere il mostro, ecco che sì, può darci questa carta questo indizio fondamentale. Un altro indizio, perché qui effettivamente, come vi ho detto all'inizio, quando estraggo le carte, cerco di dare una specie di significato alla carta stessa, e quindi qui abbiamo visto cosa manca. Qui con questa carta chi lo nasconde, ed effettivamente l'indizio riguarda principalmente una persona. Poi ovviamente io estraggo le carte, ma sentitevi liberi di sfruttare il vostro intuito, perché potrebbe essere letta anche in forma abbastanza libera. Però secondo me questo è significativo, perché è uscita tante altre volte, è uscita secondo me anche nelle letture precedenti. Ovviamente si può andare a cercare, però ho il ricordo di questa carta, e qui poi troviamo anche il cavaliere di coppe. Effettivamente cosa ci vuole dire questa carta? Spesso è legata al potere di manipolazione, al potere di seduzione, ma questo perché è il suo significato ben preciso, di un atteggiamento, comunque di una persona che controlla le proprie emozioni e i propri sentimenti. Come indizio e consiglio magari ci vogliono dire, diciamo, queste carte, e principalmente questa, di andare oltre l'apparenza, di cercare nella sostanza delle cose, di ascoltare l'intuito. Forse siamo arrivati ad un certo punto che alcune prove in qualche modo hanno già parlato, o comunque dopo tantissimi anni è difficile poi scoprire delle cose nuove. Forse è per questo che ci sta dicendo di ascoltare il nostro intuito, di andare oltre l'apparenza, e che la persona potrebbe avere questa caratteristica, aver avuto questa caratteristica, cioè di controllo delle proprie emozioni, soprattutto nella propria vita personale, e che quindi sembrare del tutto normale, del tutto tranquilla, invece nascondere tutto questo. Ecco, secondo me potrebbe essere un forte indizio di questo tipo di atteggiamento. E poi infine, ecco, questo è importante, ve la mostro meglio, perché è la carta del diavolo. La carta del diavolo è spesso un indizio che è legato a una dipendenza, e quindi alla materialità, la dipendenza in senso lato. Quindi che cosa ci vuole dire? Che la persona in questione potrebbe essere mossa da questa dipendenza, da questo desiderio, e non è detto che l'indizio in qualche modo potrebbe essere anche legato alla persona stessa, non solo, come vi dicevo, in quanto dipendenza da qualcosa, da qualcuno, in realtà, perché abbiamo anche il significato di manipolazione. Però ovviamente io lo dico per dovere di cronaca, spesso può fare proprio riferimento a un tipo di persona che
è abituata a manipolare, che è abituata ad essere un po' truffaldina, ad esercitare un certo tipo di potere forse anche sugli altri, e quindi l'indizio potrebbe collegarsi anche alla sua vita, personale, e quindi una persona che, non potendosi, diciamo, sfogare sempre in questo modo, passatemi il termine, ed è comunque gravissimo, potrebbe aver sviluppato a livello, diciamo, personale qualche altro tipo, di dipendenza, e magari, cercare qualcosa del genere. Quindi magari ditemi voi che cosa, ne pensate di questa lettura, e adesso noi procediamo, perché qui abbiamo gli indizi che hanno parlato e ogni dettaglio ha sussurrato qualcosa. Forse la chiave era sotto gli occhi di tutti, forse era nascosta nel cuore di chi non ha mai parlato, ma ora la porta della verità è socchiusa. Passiamo al quarto capitolo, la figura celata. Il colpevole ha un volto, ma non sempre lo riconosciamo. Indossa maschere, cambia voce e si muove nell'ombra. Eppure ogni archetipo lascia una traccia. In questa lettura i tarocchi ci aiutano a comporre l'identikit simbolico della figura celata. Chi è, come agisce, cosa teme, perché anche l'ombra ha un profilo. Procediamo proprio con l'estrazione delle nostre carte e andremo a vedere magari altri dettagli, alcuni aspetti della personalità, della modalità di pensare, di operare. Vediamo, qui abbiamo il controllo, poi la manipolazione, la rete sociale, la copertura, e poi troviamo il segnale rivelatore. Partiamo con la prima carta, dove troviamo la regina di spade. In questo caso la regina, come vedete, si ripetono spesso e si sono ripetute proprio in questa lettura delle carte di spade. Ricordo che proprio l'elemento legato alle spade ha a che fare con l'intelletto, con la pianificazione, con la premeditazione, con qualcosa che è calcolato. È diverso dal dire, come abbiamo visto anche la ripetizione del cavaliere di spade, che l'azione è immediata, ma può essere proprio talmente immediata, talmente veloce, perché si ha sia la chiarezza, sia la lucidità e, ahimè, anche l'esperienza per fare determinate cose. Con la regina di spade è molto molto particolare, perché è vero che potrebbe avere a che fare con una persona, o a livello ideologico con la figura femminile, perché in quanto figura femminile la regina di spade fa riferimento a una donna fredda, calcolatrice, una persona, è vero, abbastanza intelligente, acuta, rigida, comunque dura e giudicante. Potrebbe essere una persona che fa parte della sua vita, oppure è proprio il suo punto di riferimento, nel senso di rancore, di odio, di rabbia verso la sua idea di figura femminile. Forse è questo che in qualche modo vuole distruggere, tra virgolette,
virgolette, compiendo determinate cose, l'idea di una figura del genere. Ovviamente la possiamo pensare in entrambi i modi, sia un qualcosa che nasce dall'avere a che fare con una persona del genere, proprio nella sua vita personale, o avere avuto a che fare con una figura femminile, materna, eccetera, di questo tipo, oppure proprio quello che effettivamente vuole controllare e combattere, tra virgolette. Troviamo il cavaliere di bastoni. In questo caso questo tipo di cavaliere ha sempre a che fare con la velocità, l'immediatezza, con questa c'è più aggressività e violenza ovviamente, più impetuosità anche dal punto di vista proprio delle emozioni stesse. Ci può parlare anche di una persona che ama le sfide, che in qualche modo può compiere un'azione provocatoria e quindi scatta, forse in questo momento, qualcosa di diverso, il voler provocare, il voler cercare, un tipo di avventura, un qualcosa di diverso, dal solito, e forse lo vedremo, successivamente agire in qualche modo, come diciamo ben sappiamo che, poi successivamente ha mandato una lettera, non in questa circostanza, ma, dopo. Che cosa, ci vuole dire? Ovviamente qui, cerchiamo di fare un po' il quadro completo, così potete avere a disposizione. Infatti queste sono carte molto, molto forti, anche a livello, grafico in realtà. Vedete come si muove effettivamente questo cavaliere che interviene, quasi a voler, combattere, proprio sconfiggere una specie di nemico immaginario, tra virgolette, vabbè. Poi troviamo la torre. Ecco, la torre è una, delle carte più forti di tutto il mazzo, perché, ha a che fare con, la crisi, con il crollo, la distruzione. In questa circostanza può voler dire che il tipo di azione, del colpevole avviene attraverso una rabbia, che esplode e che quindi, può avere una personalità, in queste circostanze, cioè quando vuole compiere determinate cose, abbastanza impulsiva. Però, altri indizi che possono riguardare sempre il tipo di una persona, viziata, di una persona, ambiziosa che comunque, vive un qualcosa che lo distrugge, che lo corrode, da dentro, che potrebbe, avere, dei conflitti molto forti con qualcuno nello specifico. Abbiamo visto sin dall'inizio che potrebbe essere un'ipotetica, regina di spade presente, oppure avere proprio quell'idea che vuole effettivamente distruggere della donna in sé per sé. Almeno con questa carta, diciamo, possiamo avere qualche indicazione proprio sul tipo di azione, ma non solo, anche sul tipo di carattere, di modo di essere che in qualche modo cerca di dominare e di controllare, almeno nella vita personale, sotto gli occhi di tutti, che poi repressa e in qualche modo trova sfogo
ed esplosione, perché questa è proprio una carta di sfogo e di esplosione in queste circostanze. Poi troviamo il 9 di coppe. Il 9 di coppe è ehm, tendenzialmente una carta positiva, come magari molti di voi sanno, però in questa circostanza effettivamente ha a che fare con un forte egoismo che si agisce solo per il proprio piacere, per soddisfare i propri desideri. Quindi in qualche modo in queste azioni diciamo che la persona sta cercando gratificazione, sta cercando gratificazione e quindi compie determinate cose, purtroppo, come dicevo con questa carta, per non solo sfogarsi, come si vede in questa carta, che poi questa ha a che fare anche con l'aver subito dei traumi, quindi ha una sua idea, una sua verità che parte in questo modo, però giunge comunque al fatto di aver proprio piacere, aver proprio soddisfazione nel compiere determinate cose. Forse è qui che ci possono essere anche carte che indicano provocazione, indicano esplorazione, cercare un qualcosa che lo possa appagare ulteriormente. Diciamo che può essere sicuramente una cosa interessante. Mi viene in mente che comunque anche la regina di spade, essendosi ripetuto spesso proprio le spade stesse, potrebbe avere a che fare con quello che è accaduto effettivamente, cioè con la scissione del seno. E è una mia idea, una mia suggestione, così vedendo appunto alcune carte, perché no? Poi troviamo l'ultimo messaggio, magari ditemi voi cosa ne pensate nei commenti. L'ultimo arriva con il 5 di bastoni. Qui effettivamente abbiamo questa ripetizione di bastoni. Quando c'è una ripetizione, ricordo, possono avere un significato abbastanza importante e i bastoni sono legati al potere, all'ambizione e alla violenza fisica. Quindi direi che qui purtroppo di violenza fisica ce n'è in modo eccessivo e c'è in gioco una grande energia personale, una forte volontà di agire e il 5 per diciamo esattezza ha a che fare con un significato dove la persona stessa è abbastanza violenta. Infatti questa è proprio la carta del conflitto, della possibile violenza e magari visto che ci sono queste carte che si intrecciano tra di loro e possono essere contraddittorie se ci pensiamo così a livello superficiale, però secondo me no, perché se si tratta effettivamente di una persona abbastanza o impetuosa, irascibile, caotica per certi aspetti, troviamo che nella vita personale potrebbe essere abbastanza controllata, forse è per questo che repressa e cerca determinate cose. È vero che il punto di partenza l'abbiamo visto e l'evoluzione successiva, alcune cose si sono modificate nel tempo. Probabilmente ci sono quelle cose che richiamano al desiderio iniziale di voler riprovare alcune sensazioni, alcune emozioni del passato, ad esempio dei primi omicidi, e l'abbiamo visto secondo me proprio con la presenza dei fanti. Si conclude qui questa lettura, ovviamente diciamo che il volto è ancora nell'ombra ma l'archetipo ha parlato, il colpevole non solo
non è solo chi ha agito, ma chi ha incarnato un ruolo, una ferita, una maschera, e in questa stesa la maschera ha cominciato a cadere. Se volete vedere le altre puntate che compongono questa playlist, cliccate su questa schermata. Abbiamo esplorato una storia frammentata ascoltando il silenzio delle vittime, interpretando segni nascosti. L'indagine è diventata un atto di ascolto profondo, dove ogni crimine rivela simboli e messaggi da decifrare. I tarocchi non giudicano, aprono visioni che illuminano ciò che prima sfuggiva. Il mistero non è risolto, ma è stato onorato. Grazie, alla prossima!